Ed eccoci qua. Allora, l'avete visto indossato, è comodissimo, fidatevi, è comodissimo. È un cappellino che ho realizzato in cotone con dei rimasugli di cotone, appunto, che avevo dei gomitolini messi lì sparsi e, e quindi li ho utilizzati lasciando il colore bianco continuativo. Quindi praticamente ho mischiato due colori, il bianco che rimanesse continuativo e il colore che ho poi scelto per variare. Ma questa è una mia scelta, voi potete scegliere, non so, due filati sono sottili, li mettete insieme, ok? Dello stesso colore, colore contrastante, non ha importanza. Cotone va benissimo, lana va benissimo, ovviamente cotone estivo, lana diventerà invernale, ma perché no? Perché no? È talmente bello che proprio ne vale la pena. Mi direte, Marina, l'ho già visto questo cappellino, c'è ovunque, il cappellino Granny c'è ovunque, però io non ho mai fatto un video per voi, quindi io me ne sono già realizzati, ma non ho mai fatto un video per voi. Ho pensato di farlo, magari volete seguirmi e vedere come io lo realizzo, ok? Ho aggiunto poi questi fiorellini semplicemente con la colla a caldo, quindi non c'è paura, potete anche fermarli o se avete altre decorazioni o anche senza decorazioni. L'importante è, come ho detto, sei pronta con l'uncinetto? Ecco, vai a guardare quali filati ti sono rimasti, prendili e inizia con me. Dimenticavo una cosa. Allora, se fate meno giri, ovviamente diventerà un cappellino anche per bambina, quindi può essere un progetto anche dedicata a vostra figlia o a vostra nipote, perché no? Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzo l'uncinetto numero 3,5, utilizzando due filati messi insieme. Tu utilizza l'uncinetto che va bene per il tuo filato, perché qui stiamo parlando di recuperare filati che abbiamo in casa. Più colori ci sono, più bello diventerà, più spiritoso, più brioso, ma perché no? Ok, siamo pronti. Allora partiamo, io parto con il verde, quindi verde e, come detto, il bianco che sarà il mio colore continuativo. Li metto insieme, faccio un cerchio magico, quindi tengo col pollice fermo sull'indice, giro intorno alle 3 dita, lo tengo bloccato, passo con l'uncinetto sotto il primo giro, che è quello che abbiamo fatto, questo, prendo il filo e lo blocco con una catenella. Ok, adesso i fili sono bloccati, per quanto mi riguarda sono due, tu magari ne hai uno soltanto. Adesso andiamo a fare su questa catenella altre 2 catenelle. Questa è la nostra prima maglia alta. Ora entra nello stesso cerchio e fai un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, quindi sono 2 maglie alte qui, e se vuoi puoi sulla terza catenella, quindi 1, 2 e 3, mettere il segnapunto in questo modo. Ok, questa è la prima e questa è la seconda maglia. Hai fatto la catenella di separazione, rientra nel cerchio magico e fai altre 2 maglie alte, quindi la prima e quindi la seconda. Ora vai a fare una catenella, ancora un gruppo da 2, quindi fai 2 maglie alte, 1 e 2 e una catenella di separazione. Dobbiamo fare 6 coppie, quindi 1, 2, 3 le abbiamo già fatte insieme, procedi a farne altre 3, quindi altre 3 coppie da 2 maglie alte e la catenella di separazione. Allora guarda, abbiamo la prima coppia e la catenella di separazione, la seconda catenella, la terza catenella, la quarta catenella, la quinta catenella, la sesta.
Allora, io devo fare 2 giri. Adesso prendi la codina piccola del tuo cerchio magico e tira il cerchio, si chiuderà in questo modo, vedi? Allora, visto che io faccio 2 giri per colore, non chiudo il giro con la catenella e poi vado a chiudere in questo punto e taglio il filo, ma bensì faccio in questo modo. Quindi se tu vuoi fare ogni giro un colore, fai la catenella, ti inserisci nella prima maglia alta, prendi il filo e chiudi, e qui mi puoi tagliare, prendi il filo, lo fai passare e lo tagli. Se invece come me vuoi fare 2 giri per colore, torna indietro. Ok, togli la catenella e cosa faccio? Io entro direttamente nella maglia, nella terza catenella d'inizio, prendo il filo e lo chiudo in modo tale da essere nel centro di questo spazietto. Quindi adesso avremo, aspetta che tolgo questo, visto che è un progetto facile, io cerco di essere un po' più lenta magari, ma per spiegarlo anche a chi sta iniziando e che vuole iniziare a imparare anche questo progetto, ok? Quindi siamo qui nel centro e abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12 maglie alte totali, ognuna separata da una catenella, e questo è il nostro primo giro. Passiamo al secondo giro. Siamo nel centro, ok? Nel centro di questo spazio. Vai a fare 3 catenelle, poi entra nello stesso spazio e fai un'altra maglia alta, una catenella di separazione, rientra nello stesso spazio e fai una maglia alta. Questo sarà il giro dei nostri aumenti. Così. Se vuoi, nella terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3, inserisci il tuo marcapunto. Così. Ora facciamo una catenella per separare il gruppo, andiamo nello spazio successivo, questo, e andiamo a fare 2 maglie alte, una catenella, rientra e fai di nuovo 2 maglie alte. Una catenella di separazione, nello spazio successivo fai la stessa cosa. Quindi 2 maglie alte, una catenella, rientra, 2 maglie alte, catenella di separazione e ripeti nello spazio successivo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Finisci il giro in questo modo. Finito il nostro secondo giro avrai 24 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ecco, qui dobbiamo chiudere, perlomeno per quanto mi riguarda, devo cambiare il colore, quindi chiudo, come ti dicevo, una catenella, vado nella terza catenella di inizio, quindi tolgo il mio segnapunto, vado nella terza catenella di inizio, prendo il filo, lo porto all'interno e posso tagliare il mio filo, sempre se devi cambiarlo, ok? Perché tu puoi farlo con dei colori differenti, quindi puoi tagliare tutti e 2 i fili oppure solo il filo di colore diverso, tipo il mio è il verde, lasciare il continuativo. Io in questo giro li taglio tutti e 2, ok? Poi faccio passare il filo e chiudo. Ok, abbiamo terminato il nostro secondo giro.
Nel terzo giro io cambio il filo, quindi metto sempre il mio bianco continuativo e questa volta scelgo il color caffè. Ok, posso posizionarmi in qualsiasi punto delle catenelle, dove c'è la catenella posso posizionarmi. Io parto da qui, prendo il filo nuovo, vedi ho la codina sulla mano, prendo i due fili, per quanto mi riguarda tu ne avrai uno, sicuramente ne hai uno, però se ne hai due, ecco, io lo inserisco in questo modo, faccio una leggera torsione e faccio una catenella. Ok, siamo pronti per ripartire, quindi qui abbiamo la catenella, adesso ne fai altre due. Qui parte il nostro tris, quindi andiamo a fare in ogni spazio 3 maglie alte. Questa è la prima, se vuoi 1 2 nella terza catenella d'inizio posiziona il tuo marcapunto. Fai sempre una catenella di separazione, vai nello spazio successivo che è questo, quindi ne salti 2 e vai a fare di nuovo 3 maglie alte. Catenella di separazione, nello spazio successivo di nuovo 3 maglie alte. Quindi questo giro in ogni spazio, attenzione a non perderne uno, in ogni spazio mi devi fare 3 maglie alte e la catenella di separazione dopo aver fatto le 3 maglie alte. Quindi questo è il prossimo spazio che abbiamo e noi faremo 3 maglie alte, catenella di separazione e vai avanti così per tutto il terzo giro. Arrivati alla fine del giro io non devo cambiare il colore, quindi faccio appunto come ti ho mostrato, non prendo il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella terza catenella d'inizio, prendo il filo e chiudo le due asoline. In questo modo io sono al centro. Qui dovresti avere 36 maglie, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 e 36. E abbiamo finito il nostro terzo giro. Ora, visto che adoperiamo dei filati diversi, ti do già un'idea di quanto, ecco, io sono arrivata a circa 6 centimetri e mezzo, ok, vedi, 6 centimetri e mezzo e sono al quarto giro. Fai attenzione tu man mano che va avanti, se devi farlo per una bambina, ecco, di fermarti al momento giusto, cioè al momento in cui non aumenterai più e vai avanti con la testina, ok, della bimba. Tu, il tuo, se per una bambina, ovviamente sarà molto più breve il giro della parte alta della testa, ok, per intenderci, la parte alta proprio della testa, cioè parlo di questa. Se io ho fatto una dimensione che poi vedrai man mano, tu dovrai farla più piccolina, magari fermarti al quinto giro e poi dopo scendere per fare la testina, ok? E dipende proprio dalla dimensione della testa della bambina o della donna. Per quanto mi riguarda, invece, io vado avanti, questo lo tolgo, non vorrei vi facesse, ok, vado avanti col mio quarto giro. Quindi io non ho cambiato il colore, tu sei liberissima o liberissimo di cambiarlo. Io sono proprio al centro, vedi, di questa maglia, quindi tiro su 3 catenelle e al fianco delle 3 catenelle vado a fare 2 maglie alte, quindi in totale qui ne abbiamo 3. Come al solito, se ti necessita, nella terza catenella d'inizio metti un segnapunto, così, ok. Catenella di separazione. Allora questo giro cambia ancora, quindi abbiamo un tris e adesso andiamo nello spazio successivo e fai 2 maglie alte, una catenella di separazione, rientra e fai 2 maglie alte. Ecco, il 1 2 3, il quarto giro è questo, quindi
catenella di separazione, nello spazio successivo 3 maglie alte, catenella di separazione, nello spazio successivo 2 maglie alte, una catenella, rientra nello stesso spazio 2 maglie alte, quindi si alternano i tris ai bis, ok? Quindi un tris e poi nello spazio successivo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Tra un gruppo e l'altro c'è sempre la catenella di separazione e procedi così, ripetendo quello che ti ho detto, quindi 3 maglie alte, catenella di separazione, vai nello spazio successivo e fai 2 maglie alte, una catenella, rientra, 2 maglie alte, catenella di separazione e procedi così per finire il giro. Finito il giro, qui io cambierò nuovamente il colore, quindi cosa faccio? Faccio la catenella, poi entro nella terza catenella di inizio, prendo il filo, lo porto all'interno, posso togliere il mio marcapunto, poi prendo il filo, lo porto nell'asolina e taglio e chiudo. Qui ti faccio vedere, siamo al 1 2 3, abbiamo finito il quarto giro e sono a 9 centimetri, 8 centimetri e mezzo. Ok, qui dovresti già stabilire se è una taglia per neonato o se per una bambina un pochino più grande, magari fare un diametro, ancora un giro. Ecco, comunque decidi tu, ecco, quando ti devi fermare. Io ti dico che ho smesso di fare aumenti nel settimo giro, ok? Così avrai un'idea. Poi ho fatto altri aumenti, ma questo il mio è per una taglia da adulti, quindi in base alla mia testa, quando ho visto, e ovviamente lo vedrete più avanti, quando ho visto che magari si stringeva troppo sulla mia testa, ho fatto l'aumento, ma lo scoprirai man mano, ok? Quindi tu fai il passo passo con me, ma se devi farlo per una bambina e ti devi fermare qui, passa al settimo giro dove non ho fatto più aumenti e magari tu non ne devi più fare, o lo vuoi fare un po' più avanti come ho fatto io per dargli un po' più di capienza. Ok, io proseguo così. Hai adesso in questo momento 42 maglie, ok? Quindi contando da questa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42, ok? Siamo a 42 maglie. Andiamo a fare il nostro quinto giro, 1 2 3 4, il quinto giro, cambio il colore, quindi entro dove c'è la catenella di separazione, prendo il filo, voi agganciatevi ovviamente come siete abituati a fare, tiro su le mie prime 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e poi vado a fare le 2 maglie alte, in totale saranno 3 maglie alte. Ok, una catenella di separazione, andiamo nello spazio che c'è tra queste 2 maglie alte e queste 2 maglie alte, quindi entriamo e andiamo a fare 3 maglie alte. Catenella di separazione, nello spazio 3 maglie alte, catenella di separazione, nello spazio 3 maglie alte, catenella, nello spazio 3 maglie alte, catenella
e via dicendo. Quindi in ogni spazietto, mi raccomando, attenzione, qui c'è uno spazio, in ogni spazietto andremo a fare 3 maglie alte e separiamo le 3 maglie alte con la catenella. Quinto giro dobbiamo avere, a partire da questa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gruppi da 3. Ok, partiamo ora con il sesto giro. Nel punto in cui vi trovate, quindi questo, tira su 3 catenelle, rientra nello stesso spazio e mi fai altre 2 maglie alte, catenella di separazione e vai a fare di nuovo un altro tris, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, e questo lo farai per 5 spazi. 1 2 l'abbiamo già fatto, devi farlo anche nel terzo, quarto e quinto, quindi 1 2 3 4 5. Andiamo avanti con una catenella e nel sesto spazio mi fai solo 2 maglie alte, una catenella, rientra nello stesso spazio facendo altre 2 maglie alte, quindi catenella di separazione, e nei prossimi 5 spazi lavorerai un tris, quindi 3 volte la maglia alta, una catenella di separazione. Lo fai per 5 spazi, compreso questo. Quindi qui abbiamo fatto l'aumento e poi abbiamo lavorato 1 2 3 4 5 gruppi da 3 con una catenella di separazione che divide un gruppo dall'altro. Ne abbiamo fatti quindi altri 5. Nella sesta rientriamo e facciamo di nuovo un aumento formato da 2 maglie alte, una catenella e di nuovo nello stesso spazio 2 maglie alte. Ok, adesso ci saranno 1 2 3 4 5 gruppi da 3 con una maglia di una catenella di separazione tra un gruppo e l'altro, e qui farai l'altro aumento. Sto per finire il mio sesto giro. 1 2 3 4 5 6. Come vedi sono partita con 1 2 3 4 5 e gruppi da 3 con la catenella di separazione, e qui c'è l'aumento, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, poi di nuovo 1 2 3 4 5 e un aumento, 1 2 3 4 5 e un aumento. Quindi in questo giro abbiamo fatto 1 2 e 3 aumenti. In totale abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21 gruppi da 3 e da 2. In totale sono 21 gruppi. Come spazi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, e quello che faremo adesso sarà il 21esimo e andiamo a farlo subito. Andiamo senza aver inserito il filo sull'uncinetto, 1 2 e 3. Nella terza entro, prendo il filo e chiudo in questo modo. Essendo questo il mio ultimo giro con questo colore, perché adesso vado a cambiare, posso semplicemente, quindi entro senza aver messo la catenella nella terza catenella d'inizio, 1 2 e 3, entro, prendo il filo e chiudo in questo modo. Ok, quinto giro fatto. Ok, io qui cambio di nuovo il mio filo,
e aggancio. Prima chiudo il mio giallo, ok, e poi a questo punto mi riaggancio vicino al filo bianco con il mio rosa. Dipende poi da che colori state, con che colori lo state realizzando. Io sto provando a tenere il bianco per non staccare anche lui, visto che il bianco è continuativo, quindi lo tengo. Allora andiamo a fare, questo è il settimo giro, sì, 1 2 3 4 5 6, il settimo giro. In questo giro andremo a fare semplicemente, nel settimo giro, quindi andiamo a fare 3 maglie alte e una catenella, molto semplicemente. Quindi in ogni spazio 3 maglie alte e una catenella, così per tutto il giro. Fatto tutto il giro, non faccio la catenella, entro nella terza catenella d'inizio, prendo il filo e chiudo. Ok, adesso abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21 gruppi da 3 maglie alte, con ovviamente le catenelle di separazione. Abbiamo finito 1 2 3 4 5 6, il settimo giro. Allora a questo punto noi, perlomeno io, mi ritrovo con 15 centimetri, ok, mi fermo perché questa è la parte alta della mia testa, quindi adesso cosa vado a fare? Quindi se tu hai bisogno di allargarlo ancora di più, continua a fare gli aumenti del giro precedente, ok, quindi ne fai 5, fai un aumento, 5, fai un aumento. Se invece va bene anche per te come dimensione diciamo della parte alta della testa, perché adesso andiamo a lavorare, ti fermi qui con me e andiamo a lavorare questo giro che abbiamo fatto, che è 1 2 3 4 5 6 7, il settimo giro, esattamente come l'abbiamo fatto, continuiamo a lavorare fino a una certa altezza. Io adesso vado avanti e vediamo quanti giri riesco a fare per poi cambiare. Visto e considerato, dicevo che non sempre le cose vanno come devono andare, e a me non basta questa dimensione, quindi ti faccio vedere il calcolo che faccio io. Allora, noi ci siamo lasciati in questo giro 1 2 3 4 5 6, nel settimo giro sono andata avanti per l'8º, il 9º e il 10º giro, però provandolo, perché la cosa principale è provarlo, provandolo mi è troppo stretto, io lo vorrei un po' più largo, quindi ho contato quanti punti ho e mi sono resa conto che i punti sono sempre gli stessi di quando ci siamo lasciati, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21. Come vedete non ho fatto aumenti, ma adesso però mi servono gli aumenti, me ne serve almeno per questo giro, poi man mano provo e vado avanti. Ho guardato, ogni 5 spazi non va bene perché non mi ritrovo, va bene fare un aumento ogni 4 spazi. Benissimo, e così io riaggancio di nuovo il mio filo a nuovo e faccio il nuovo aumento con voi. Quindi lavoro le mie 1 2 3 4, i miei 4 gruppi da 3 con le catenelle, vado nel quinto e vado a fare 2 maglie alte, ok, una catenella e 2 maglie alte, una catenella e ripeto 4 volte
3 maglie alte con la catenella di separazione, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione, fallo per 4 fori, 1 l'abbiamo fatto, 2, 3 e 4, e poi nel quinto mi fai di nuovo l'aumento. Ok, quindi ho fatto l'ultimo aumento qui mi va ancora un tris, quindi io glielo metto. Ok, 1, 2 e 3 e 3, ok, e adesso devo congiungermi, non cambio il filo, quindi 1, 2, e vado quindi ad agganciarmi in questo modo per rimanere in centro. Se invece cambio il filo, ovviamente cambia tutto. Ok, quindi che cosa succede? Aspettate che adesso ti faccio vedere. Ho aumentato ogni 4 questa volta, mi è avanzato un punto, va bene, pace. Però almeno mi si allarga un pochino di più. Quindi adesso vado avanti, quindi siamo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all'11° giro, quindi all'11° giro ho fatto un altro aumento, ma dipende dalla conformazione della vostra testa, quindi dalla dimensione della vostra testa e come dovete farlo. Se non vi occorre fare degli aumenti, non fateli, andate avanti sempre con i gruppi da 3 e ovviamente vi si allunga il berretto, che è il cappellino, vi si allunga. Io ne ho avuto necessità, adesso vado avanti per un paio di giri per vedere quanto si sta allargando e poi, se va bene, vado avanti solo con il gruppo da 3 maglie alte, se non va bene mi rivedrete. Ti faccio vedere dove sono arrivata. Non ho fatto altri aumenti se non quello appunto che hai visto, e che è questo giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'11° giro. Sono andata avanti per il 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18° giro mi sono fermata con il colore marrone, e a questo punto cambio e faccio 2 giri con il verde e mi fermo. Ok, sono arrivata a 16 centimetri, sono a 16 centimetri e ho un berretto da 27 al momento, 27. Allora voglio che mi tocchi, cioè che sia sopra le sopracciglia, non mi veniva, le sopracciglia, quindi penso che con un paio di giri in più lo voglio fare in color verde. Ovviamente i colori sceglili tu, ok, in base a quello che hai, e poi iniziamo con la falda. Ok, io penso di finire così con la parte della testa. Vi ho detto arrivare sul sopracciglio, ma no, a toccare la fronte sì. Poi voi fatelo lungo in base ovviamente a quanto lo volete, dovete semplicemente andare avanti con la maglia granny. Ti dico quanto sono andata avanti io. In totale la lunghezza è di 17, ok, adesso è 17 e 3 più o meno, 17 e 3. Allora sono molto indecisa su come, con quale colore continuare, ma io a questo punto penso che continuerò con il marrone e lasciare solamente il colore nella parte sopra, quindi aggancerò il mio color marrone e torno da voi. Partiamo nel punto dove sei, ecco, io sono nel punto centrale, con una catenella rientro dentro e faccio una maglia bassa. Ora su tutte le maglie, quindi in questo caso abbiamo le 3 maglie alte, vado a fare una maglia bassa, quindi 1, 2 e 3. Nello spazio maglia bassa,
e di nuovo una maglia bassa su ogni maglia alta di base. Nello spazio una maglia bassa, quindi praticamente devi lavorare una maglia bassa su ogni maglia alta e una maglia bassa nello spazio, senza aumenti in questo giro, per tutto il giro, e ci agganciamo qui. Finito tutto il giro, andiamo ad agganciarci nella prima maglia bassa, sulla quale faremo una catenella, rientriamo di nuovo nella stessa e facciamo una maglia bassa. Facciamo un secondo giro senza fare aumenti, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa. Finito il giro, vai ad agganciarti nella prima maglia realizzata, entri, prendi il filo e lo porti all'interno, sulla stessa catenella, rientri e fai una maglia bassa. Allora, adesso in questo giro, che è il terzo giro delle maglie basse, andiamo a fare un aumento ogni una, cioè in poche parole una maglia bassa e un aumento, quindi nella stessa maglia ne lavori 2. E allora poi a fianco una maglia bassa e a fianco un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, a fianco una maglia bassa e nella seguente 2 maglie basse, quindi una e nella seguente 2. Ok, aumentiamo in tutto il giro e poi chiudiamo il giro e proseguiamo ad andare avanti senza aumenti. L'unico giro degli aumenti è questo. Ecco, come vi dicevo, dopo voi andate avanti per quanto volete che sia alto questa parte, ok? Io sono andata avanti, dopo che vi ho lasciato con gli aumenti ho fatto altri 2 giri. Vorrei che mi si muovesse un pochino di più, quindi che cosa faccio? Nel giro successivo io pensavo di non dover fare più aumenti, invece no, li voglio fare, quindi reputa te, guarda te, ecco, se il tuo capellino sta andando bene così o se hai bisogno di un ulteriore aumento per dargli più movimento. Per quanto mi riguarda, io provo a farlo, poi se non mi piace disfo e continuo invece in questo modo. Non farò un aumento sì e uno no, ma ne farò 2 no e 1 sì, quindi in poche parole adesso aumento in questo modo, quindi tiro sulla catenella, rientro e faccio la mia prima maglia bassa, poi faccio la seconda maglia bassa e qui mi faccio l'aumento, quindi 2 maglie in una, poi di nuovo faccio 1 e 2 maglie e nella terza faccio un aumento, di nuovo 1 e 2 maglie, nella terza faccio un aumento, ok? E vado avanti così. Dopo aver fatto questo giro vado avanti qualche giro per vedere come viene. Se mi piace come viene, ok, smetto di aumentare. Se invece lo voglio ancora più movimentato, aumento un'altra volta, però la prossima volta che aumenterò farò 3 maglie non senza aumenti, quindi 3 maglie basse normali e un aumento, ma questo lo vediamo insieme nell'eventualità occorresse, però se ti occorre sai già come fare. Ecco
ecco l'effetto che volevo, era proprio così, quindi partendo senza, con appunto come siamo partite noi, con un aumento solo nella terza riga e poi ripartendo, non facendo più aumenti e aumentando dopo quando appunto vi ho mostrato l'aumento, mi rimane proprio in questo modo, cioè quindi rimane questa balza piuttosto rigida se vogliamo, ma anche morbida, rimane così. L'ho finito con un giro di punto gambero che adesso te lo faccio vedere, nel caso torno indietro. Ok, è molto semplice, tu fai la prima maglia bassa, fai conto che questa sia la tua prima maglia bassa, quindi che cosa fai? Ruoti l'uncinetto in questo modo perché andiamo a prendere non la prima ma la seconda, andiamo ad agganciarci nella seconda maglia bassa tornando indietro, quindi questa, entro, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa, quindi ruoto nuovamente, ne salto una, entro nella seconda, prendo il filo e faccio la maglia bassa, di nuovo salto una, vado nella seconda maglia bassa andando verso destra, prendo il filo e chiudo. Questa è l'ultima maglia perché questa è la prima che ho fatto, quindi io adesso vado a bloccare questa maglia sulla prima che ho fatto. Cerco di entrare, prendo il filo, lo faccio passare all'interno e chiudo. Ed eccolo qua. Adesso cosa ci rimane da fare? Quanti giri ho fatto? Partendo dall'inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 giri più il giro di punto gambero. Il totale della misura ho fatto 5 centimetri, ok? Quindi adesso il mio cappellino misura dall'inizio alla fine 23. Qui abbiamo 27 e 16, diciamo, nella prima parte. Ora quello che dobbiamo andare a fare noi è quello di rivoltarlo e di andare a nascondere tutti i fili che abbiamo qui, vedi? Questo vabbè è già piccolino, quindi armati di ago e andiamo a chiuderli. Proprio per assicurarci che il nostro cappellino rimanga sicuro, quindi semplicemente lo fai passare attraverso le maglie del retro e faccio la stessa cosa con tutti gli altri.
Ok, dopo aver affrancato tutti i fili, voglio mettergli dei fiorellini. Questo ovviamente potete farlo o non farlo, o mettere delle altre applicazioni. Io ho questi fiorellini e quindi li voglio applicare. Non li cucio, li metto semplicemente un pochino di colla a caldo, ne salto uno e applico il mio fiorellino e vado avanti così. Voi potete fare qualsiasi tipo di decorazione, ovviamente, se volete farla. Salto uno e metto il mio fiorellino. A me piace moltissimo così. Ok. E vado avanti così. Alla fine non ne ho giusti perché ne avevo 4 e quindi se ne saltavo uno andava qui e quindi non potevo farlo, l'ho messo un pochino più centrato ed eccolo qua. Quanto mi piace! Allora, qui si potrebbe ancora arricchirlo di più, perché si potrebbe fare ancora di più, però direi che così va bene. Ho provato anche a fare un piccolo granny da mettere in centro in questo modo, magari farlo con il giallo qui centrale da riprendere questo e il verde qui sopra, così stacca con questo. Potrebbe essere un'idea, ma già così io penso che vada più che bene. Voi cosa ne pensate? Io adesso ve lo faccio vedere ovviamente per benino e tolgo un po' di roba. Tra l'altro questi qui li ho presi sempre da Temu, io acquisto quasi tutto oramai da Temu e pagati niente, poco e niente. Adesso non lo so in questo momento, però veramente pagato poco, ma se li volete li trovate ovunque in merceria, su Amazon, se non volete farveli arrivare da Temu. Per chi è già cliente Temu ovviamente sappia che io li ho presi lì. E che dire, io spero veramente, adesso lo vedrete per meglio, spero veramente che questo piccolo tutorial per il mio capellino da mare che mi sono realizzata, spero che vi piaccia, che vi sia magari utile anche per delle bambine. Fatemelo sapere, ecco, fatemelo sapere. Adesso qui ho tutti i miei pasticcetti, comunque fatemi sapere cosa ne pensate, ok? Al prossimo video!